Laura cominciava a dar segni un po' di cedimento perché ha detto questo è arrivato al 60° episodio, adesso finisce tutto. Io ho finito di essere la regina protagonista. Dai, ne facciamo altri di episodi, andiamo avanti, dai. Forza Laura, un sorriso per tutti noi. Buongiorno, benvenuti sul canale di Daniele Ringoli. Chi è Andrea? Non lo so, mi sono sbagliato. E vi auguriamo un buon Natale. We wish you a Merry Orchideas. Episodio 60. Finalmente siamo arrivati all'episodio 60, siamo quasi vicini a Natale e questa è la situazione. Stanno andando avanti alla grande con tutto quello che loro possono tirar fuori di bello, di buono. Guardate che colori, tutto sul giallino, guardate quanto è bello il fiore del cimbidium, parla da solo, non posso dire altro io. Oggi è una giornata di nebbia, guardate questi steli floreali come vengono fuori, si stanno aprendo, piano piano si colorano, è tutta una cosa automatica, tutta una cosa che fanno loro, per conto loro, liberi di esprimersi, liberi di aprirsi, liberi di fare qualunque cosa. In questo 60° episodio siamo arrivati a Natale, questa è stata una settimana di umidità, sembra novembre, anche se in realtà siamo a dicembre. Guardate questi steli floreali che verranno fuori, c'è questa foglia vecchia, foglia viene via per conto suo, non occorre manco che tirate. Stanno facendo tutto loro, per conto loro, liberi di esprimersi. Se c'è una punta nera è normale, non è un sintomo di qualcosa che non va, perché se fosse sintomo di qualcosa che non va non ci sarebbero tutti questi steli floreali pronti a venire fuori. Alcuni un altro laggiù, quindi vuol dire che qualcosa funziona. Quindi non guardate singolarmente le cose, non guardate questo, guardate il risultato che loro producono. Questa settimana è stata una settimana di nebbia, è stata una settimana dove chiaramente nessuno li ha bagnati. Le Vanda stanno portando avanti la fioritura, siamo arrivati a 5-6 gradi, quindi temperature miste, diciamo miste. La differenza è che il fiore è un pochino più piccolo perché le temperature non sono idonee per loro, però funziona il meccanismo. Allora qualcuno di voi mi ha detto, è una cosa importante, che anche le Vanda a fiore rosso possono star fuori, sono state fuori, le vostre Vanda sono state fuori a fiore rosso fino a 3 gradi. Chiaramente è tutto rallentato perché la lavanda è un'orchidea da caldo. Il fatto che io le tengo fuori a 4 gradi, a 5 gradi, significa che loro comunque sia rimangono orchidee da caldo, da posti della Thailandia dove piove tutti i giorni. Hanno dei requisiti particolari, però si adattano a vivere in queste condizioni. Chiaramente la fioritura è un pochino più piccolina, un pochino più striminzita, perché non stanno al caldo. Però piuttosto che farle stare a casa al freddo, preferisco tenerle fuori in modo tale che riescono ad avere le condizioni ideali per la vita. Poi la fioritura splendida, chiaramente se la volevo andavo in Thailandia e me la godevo là. Chiaramente qui siamo in Italia, nelle Marche, posso offrire questo. Chiaramente se vedete dei segni, saranno tutti attacchi fungini, saranno tutte virosi, saranno tutto quello che volete, ma non la tratto ed è 4 anni che è così. Quindi non andate a guardare la coltivazione delle orchidee, questo, non andate a guardare tutto quello, puntini neri, non li guardate, perché loro vivono in condizioni diverse da quelle che noi gli offriamo, quindi gli possiamo dare più possibile qualcosa che assomiglia al loro ambiente naturale, ma non lo è. Guardate stelle floreali che stanno venendo fuori, quindi anche i cimbidium che pensavo che fossero un pochino più in ritardo, che quest'anno non avessero voglia di fare, stanno facendo. Questi rossi sono un pochino più calmi, sono un pochino più riflessivi, non hanno fretta di aprirsi, forse la settimana prossima, ma non credo, quindi sono tutti steli. Devono essere tenuti anche un po' alla come vogliono loro. Guardate questo che gli diamo una mano ad aprirsi perché è rimasto intrecciato qui nella sua custodia. Vediamo di fare qualcosa di delicato e non di danno, ok? Ma poi ci pensa lui ad aprirsi. Eccolo qua, abbiamo fatto. Questo pure si sta aprendo, ok? Quindi sopra ci cammina l'animaletto, se vedete c'è un animaletto che ci cammina, ma non è un problema, ok?
Allora, il discorso è che tutto va nella sua semplicità, nella sua trasparenza delle cose. Niente gli è stato dato, quest'anno hanno preso meno concime, come vi dico, c'è la lumaca che lì ci dorme, quindi devono essere un pochino liberi. Il problema del rinvaso poi a primavera lo valuterò, perché ho visto dei video. Iscrivetevi al gruppo Facebook Orchidee, è un mondo fantastico, perché lì c'è un video postato dagli amministratori dei cimbidium tenuti all'aperto piantati a terra, che sono grossi, una cosa finta. Quindi non abbiate fretta di dividere, perché quando andate a dividere la pianta e ne fate tante spezzettature è uno stress per la pianta in natura, non c'è nessuno che li va a dividere. Poi avremo, anziché 6 vasi come nel caso mio, ne avremo 18 e non c'è spazio. Quindi da valutare anche il fatto che una bella pianta accestita fa tanta fioritura, quindi non c'è fretta di andare sempre a intervenire, a fare i chirurghi della pianta, perché la pianta riceve un notevole stress e prima che ritorna alle condizioni in cui era prima passeranno degli anni. Quindi dirò sicuramente che se trovo un terreno adatto io preferisco lasciarle libere e poterle far godere la loro espressività, il fatto che loro crescono sovrapposti. Vedete, se andate a guardare, questo è cresciuto più in alto e questo dietro più in alto ancora, però non è che devo essere io a intervenire, a dire no, non va bene così, ti taglio, ti smembro tutta, ti faccio a pezzi. La coltivazione delle orchidee è rispettare la loro natura. Se vogliono stare ammassati, lasciamoli ammassati. Io tutte le volte condiviso piante poi per recuperarle radicalmente, perché ne fate tanti pezzettini, tanti cloni e diventa un macello. Quindi per questo vi dico, non abbiate sempre fretta, lasciatele esprimere. Se c'è un punto nero lasciatelo, perché non succede niente. Oggi vi dico una cosa, non ho mai trattato, se non forse una volta in tanti anni, le orchidee, poi quelle a casa perché c'erano delle macchie strane, ma anche trattate, non è cambiato nulla. Quindi non correte a guardare il difetto, perché il difetto abbiamo anche noi addosso, abbiamo dei difetti, sulla nostra pelle ci sono i segni della nostra vita, ci saranno cicatrici, tagli, taglietti, qualunque cosa, nei segni contraddistintivi. L'ho fatta dirla senza sbagliare. Quindi lasciamo anche a loro la possibilità di essere loro stesse con la foglia acciaccata. Se andate a guardare bene sui video che fanno i coltivatori, anche loro hanno delle orchidee che non sono belle, però non si vedono perché noi andiamo a guardare subito quello che ci piace agli occhi, ma anche loro ce l'hanno perché sono esseri viventi come noi. In questo 60° episodio sono felice perché non ho fatto niente, sono le feste, non me ne va di fare niente, non li bagno, proprio non li bagno. Se c'è bulbi vecchi, secchi, ci sono, perché fa parte della loro natura che se ne vanno, vedete? Guardate, vanno dai lati, guardate, dalla parte esterna rimane l'ultima foglia verde, quella interna, quindi se vedete del giallo va benissimo, purché il giallo sia dalle parti esterne. Se il giallo è dalle parti esterne è il processo naturale dell'invecchiamento della pianta. Questo vedete che è un bulbo che è venuto fuori un pochino più fresco, un pochino più verde vivo, quindi lasciate stare, non guardate perché c'ho questo, perché c'ho quest'altro, lasciateli stare. C'è anche la lumaca che passeggia, il mondo della natura deve essere così. Dentro qui è diventato un secchio dell'immondizia di quante foglie vecchie ci sono, si decomporranno, faranno azoto, faranno quello che vogliono, perché quello che vogliamo è lasciarle libere di esprimersi nella loro maniera. Vedete la foglia gialla, questa foglia gialla qui è la foglia esterna del bulbo, vedete, è la prima foglia esterna del bulbo, il bulbo lo vedete sotto qua, quindi non ci sono problemi se ci avete questa foglia, perché oramai questa foglia non c'è più. E questo è il giro del 60° episodio. Sono felice perché non li tocco, non li disturbo, ecco, vengono via da soli, è uno spettacolo. Ci sono foglie, eccola qua, guardate, la pulizia in diretta la facciamo. Questa è diventata gialla, si è spezzata qui, quindi non passa più niente, se diventa gialla. Quindi osservatele, i consigli che uno vi dà, i consigli uno vi ridà, capite che non sappiamo nulla di come è l'ambiente di casa vostra, di quello che gli state dando. Se voi dite
cosa ha questa pianta che non va, diventa difficile perché c'è da vedere tutto l'excursus, la storia, come è vissuta, che sbalzi termici ha avuto, che acqua, che concime. Quindi lasciate anche che fate un po' voi la prova. È impossibile che un Cymbidium non vi viva, perché sono vissuti e a me, e io fino a qualche anno fa per le orchidee ero zero, assolutamente zero. Se io gliel'ho fatta, voi la potete fare, tutto il mondo può riuscire. Questo è il messaggio, lasciatele libere. Anche Dendrobium, che vi faccio vedere, stanno a temperature lo stesso, a 3 gradi, 4 gradi, li vedete subito perché la foglia comincia a diventare più gialla. Guardate questi Gynjanum che io prima avevo a terra in questa cassetta, guardate, erano lì a terra in quella cassetta che adesso è vuota, ok? Vedete lì, questa è la cassetta. Li ho spostati qui, vedete che stando a terra, stando un pochino più piantati a terra, sono venuti fuori dei segni di virosi, sono virus e non li tratto, sono virus e lì rimangono. Ci sono segni qui di qualcosa in questa foglia, questa qui che vedete, non ladra un segno di qualcuno che ha lasciato un ricordo. Quindi tenendoli a terra loro non hanno molto modo di poter esprimersi, perché i Gynjanum non sono orchidee che crescono in terra, sono orchidee che crescono su roccia, quindi il fatto che il vaso fosse troppo piantato a terra ha fatto sì che ci fossero dei segni di virosi, batteriosi, chiamatele come le volete, e lì rimangono, non le tratto. Se volete fare qualcosa, tagliate quella foglia. Io non taglio neanche quella foglia, la lascio libera. E la stessa cosa, stando sollevati, recupereranno tutta la loro bellezza e il loro splendore. Chiaramente, essendo fuori a queste temperature, se hanno bisogno di fare il fiore rimane bloccato lì, perché non ci sono le condizioni. La pianta ha detto: io volevo fiorire, però le previsioni meteo, il tempo non me lo permette, lo lascio lì, quando sarà ora lo apro. Ecco, quindi questa abbiamo una pianta Linavianum che sta sia facendo i boccioli, sia sta tirando fuori le nuove vegetazioni. La bagnate o non la bagnate? Sta fuori, quindi automaticamente lei prenderà quello che viene dall'alto. Se non piove non ci saranno piogge e bagnature. La stessa cosa è in questo aspetto qui. Tutto quello che vedete qui sono malattie fungine, problemi radicali di quando le tenevo a casa. Questo è il Chrysodoxum, però fuori sta facendo esattamente quello che vuole. Questo è il Thyrsiflorum. Il Thyrsiflorum sta ancora tirando fuori canne. Chiaramente è tutta una crescita rallentata perché siamo a temperature non idonee per la loro crescita. Li lasciamo stare, osservateli, teneteli in considerazione. Vede che questi Gynjanum che sono rimasti sollevati da terra hanno meno problemi fungini di quelli che sono rimasti piantati a terra con il vaso a terra. Questo è il Gynjanum, questa è la situazione. Spegiosum, voglio vedere se quest'anno fioriranno gli Spegiosum, perché sono stati fuori da marzo che stanno fuori, quindi vedremo se ci fanno il dono della fioritura. Questo è il nuovo bulbo che sta tirando fuori un'altra vegetazione, non è un fiore, il fiore partirà dal centro e lo vedremo solo vivendo. E quindi in questo 60° episodio il riassunto è: fate, osservate, studiate. I consigli sono sempre molto, delle volte, controproducenti, perché uno vi consiglia, poi sentite 100 consigli, 100 gruppi Facebook, 100 modi di gestire la cosa, poi leggete, troverete 100 modi di coltivazione, ma dovete essere voi a fare esperienza diretta con le piante, dovete essere voi a capire, perché i consigli spesso sì, sono di aiuto se stiamo su un certo livello, se no i consigli sono controproducenti, perché se uno ha le idee confuse si confonde ancora di più. Io vi faccio semplicemente vedere che fanno tutto da soli, che contravvengo alle regole scritte, perché dovrebbero essere condizioni diverse anche le Vanda, cioè chi lo vai a raccontare che una Vanda sta a 4 gradi, però questo è quello che io posso offrire per farle vivere di più, piuttosto che dare tutto quello che loro serve in casa e poi in casa semplicemente muoiono. Questo è quello che vi posso offrire per il 60° episodio. Vi aspetto per il 61°. Tanti auguri, di buone feste. Ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao!